Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è il Cristo». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura: dalla stirpe di Davide da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?» E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono dai capi dei sacerdoti e dei farisei, e questi dissero loro: «Perché non l'avete condotto qui?» Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto lui, qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta». Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?» Gli risposero: «Se forse anche tu della Galilea, studia e vedrai che della Galilea non sorge profeta». E ciascuno tornò a casa sua. Parola del Signore. La pagina del Vangelo di questa mattina ci presenta una situazione molto concreta, una situazione che quasi si ripete per tutte le generazioni. Gesù che diventa oggetto di discussione, oggetto di contraddizione, oggetto di chi lo crede e oggetto di chi non crede. Quindi questo Vangelo di stamattina ci pone anche a noi tanti interrogativi che naturalmente, avendo noi un percorso di fede, un cammino di fede, ci diciamo a noi stessi che siamo cristiani, che abbiamo una relazione con il Signore, per cui l'identità di Gesù viene con molta facilità identificarlo, e magari non ci poniamo i problemi forse come quelli che sono al di là della barricata, possiamo dire, no? Di quelli che non credono e che vorrebbero, quindi si interessano alla figura del Signore, suscitano tante domande e tanti interrogativi. Ma per noi oggi, ecco, che cosa significa proprio essere cristiani? Questo tempo della nostra storia, questo tempo di grande caos, confusione, questo tempo di incertezze, di inquietudini, in questo tempo di lassismo anche spirituale. Cosa significa vivere da cristiano, vivere la spiritualità di Cristo? Certo, ci sono stati dei teologi di grande fama che hanno fatto delle riflessioni profonde su questo interrogativo, teologi dei nostri giorni, perché la storia è legata alla vicenda di Gesù di Nazareth, perché lui è entrato proprio nella storia per liberarci dal peccato, per liberarci dalla morte. Ha un piano molto specifico il Signore, che non sempre viene accettato per chi non ha quelle conoscenze o chi non vuole accettare la salvezza come dono. Questi teologi sono forse poco conosciuti, ma
ma nel mondo accademico sono molto conosciuti. Abbiamo sia Karl Rahner che sia Hans Kuhn. Sono due persone che hanno studiato su questo tema e rispondono semplicemente essere cristiani non significa semplicemente chi si impegna a vivere in una dimensione umana o sociale o in particolare religiosa. Il cristiano deve piuttosto impegnarsi a vivere la propria umanità. Vedete, è importante questa sottolineatura perché Cristo si è fatto uomo, ha preso la nostra condizione umana, quella umanità che era perfetta per il cuore di Dio quando ha pensato di darci a noi un dono, il dono dell'esistenza. Quell'umanità che poi si è corrotta, si è deviata, ma che Cristo è venuta a restaurare con il mistero della sua passione, morte e resurrezione. E quando questi teologi insistono sulla dimensione dell'umanità, che poi è un principio universale della Chiesa, perché l'umanità di Cristo è la porta per accedere, come amava dire anche la grande Teresa d'Avila, ai misteri della vita trinitaria, ai misteri della conoscenza della vita di Dio. E allora il nostro impegno, ecco, essere cristiano, che si impegna a vivere la propria umanità e quella attenzione di noi, a noi stessi di ricostruire quello che il peccato ha distrutto dentro di noi, quello che il peccato ha devastato, la nostra esperienza di umano che si apre poi allo spirituale, si apre a Dio. E quindi va fatta una scesi di purificazione delle nostre passioni sbagliate, delle nostre inclinazioni sbagliate, quello che il peccato ci mostra ogni giorno sotto i nostri occhi. Noi dobbiamo fare questo cammino di combattimento per, come dicevamo anche ieri sera, in quella lotta spirituale di prendere le armi per rimodellare la nostra umanità in un contesto di equilibrio, in un contesto di apertura al dono della grazia. Quindi vivere la propria umanità anche in un contesto sociale, perché il cristiano è chiamato a vivere la vita sociale, è chiamato anche a dare valore e spessore alla vita sociale, cosa che dal dopo gli anni 60 abbiamo un po' abdicato, questo ruolo del cristianesimo nelle società. Basti pensare alla promulgazione di alcune leggi che sono di natura mortale e con molta facilità sono state accreditate come leggi di Stato. Quindi quando si entrano in queste dinamiche si perde, quindi anche lo spessore sociale del cristianesimo. Significa che il cristiano si impegna a non lottare e invece a indietreggiare, pensare più a un cristianesimo fai da te. Quello che è successo dal dopo concilio, quelle dispersioni e allontanamento, soprattutto dalla Chiesa degli adulti, e che comporta proprio questa mancanza di responsabilità, di conoscenza e di formazione. Quindi dice vivere la propria umanità nella socialità e anche una dimensione religiosa che fa appunto riferimento a Cristo. Quindi lo specifico del cristiano è quello che deve vivere la sequela di Gesù, la sequela a Cristo. Per questo motivo, continua il nostro teologo, essere cristiani significa vivere, agire, soffrire e morire in un modo veramente umano, seguaci di Gesù nel mondo di oggi. Non si può essere cristiani se non si ha un'attenzione alla perfezione della nostra umanità. L'umanità è la prima base per aprire il nostro cuore
ai valori del cristianesimo. Quando dico, ripeto, la parola umano, faccio appello a tutto quello che noi dobbiamo ricostruire attraverso l'esercizio delle virtù, quelle virtù che ci consentono di cambiare il nostro modo di agire, il nostro modo di fare, il nostro modo di relazionarci verso noi stessi e verso il mondo e poi nello spirituale verso Dio. Per questo la seguire di Gesù è il riconoscerlo come Signore della vita e della morte, immettersi dietro a Lui assumendo il suo stile, i suoi sentimenti, la sua compassione, che naturalmente fanno di noi, seguendo Cristo in questo modo, fanno di noi non soltanto una forma di un apparato di religiosità che ha una muffa, questo vestito di religiosità, privo di carità, privo di amore, che ce n'è tantissimo in giro anche nella Chiesa stessa, non porta i suoi frutti, non porta quello che spera la potente grazia del Signore quando opera in quei cuori che sono religiosi, ma che sono espressione dell'amore di Dio, espressione della carità di Dio. Perché qual è il nome di Dio? Dio come si chiama? Dice Giovanni, Dio è carità. Quindi l'amore, la carità è la base del nostro essere cristiani. Per cui non possiamo assolutamente, non possiamo e non dobbiamo assolutamente entrare in quei meccanismi di una religiosità farisaica dove tutto è perfetto e tutto è rispettabile, però mancano quelle strutture fondamentali della moralità e dell'amore che non portano a quello che è la vera, autentica e reale sequela di Cristo. Per questo, diceva Hans Küng, l'essere cristiano è l'elemento distintivo dell'agire cristiano, quindi noi possiamo dire se veramente siamo di Cristo dal nostro modo di fare, dal nostro modo di agire. E pensate che ci sono state delle belle anime veramente di grande elevatura spirituale, dei grandi pensatori extra cristiani che non sono voluti entrare nella Chiesa cattolica per gli atteggiamenti dei cattolici. Noi non ce ne accorgiamo, ma facciamo un danno notevole al cattolicesimo, alla fede, con degli atteggiamenti e con delle affermazioni che non ti danno quell'essere che può essere quella riscontrabilità di cui guardando quella persona posso dire c'è Gesù che sta vivendo in quel modo. Per questo motivo allora mi piace molto questa parola di questo teologo che dice: oggi nel nostro tempo c'è la dimenticanza di Dio. Non abbiamo la memoria di ripensare al Signore. Sì, siamo convinti, come dice, ecco, che la Chiesa, anche nei suoi massimi rappresentanti, non si sforza ancora in maniera realmente radicale di sviluppare quell'esperienza mistica di Dio. Noi, l'aspetto mistico, quello reale e autentico, sarebbe una buona cosa per trasformare la nostra fede, la nostra vita, la nostra esperienza di Dio, ma invece molte volte l'esperienza mistica diventa mistificatrice, che non è una cosa buona.
non è una cosa buona. Quella vita è quell'esperienza di Dio che naturalmente ci porta a vivere l'esperienza della Chiesa nei suoi dogmi, ma ci porta a un qualcosa di più elevato, perché oggi noi viviamo questa crisi, perché sì, abbiamo fatto un percorso di cristianesimo fondato soprattutto sulle tematiche sociali, sulle tematiche anche diciamo sacramentali, dogmatiche, no? Dobbiamo fare la prima comunione, dobbiamo fare la cresima, come tappe, no? Da riempire un tesserino per dire adesso sono a posto. Però ci siamo resi conto che tutto questo ci ha svuotati interiormente e ce ne accorgiamo perdonatemi se ve lo dico, dalle dinamiche relazionali anche tra di noi. Basta a volte un poco, scoppiamo di rabbia, di gelosia, di invidie. Ma di che cosa parliamo? Di quale cristianesimo parlava? E quando penso a tutto quello, aveva ragione forse Simone Weil, io rimango sulla soglia della Chiesa Cattolica perché il vedere certe liturgie così svenevoli, certe preghiere così che poi alla fine concretamente dove sta il frutto di quella preghiera, il frutto di quella processione, il frutto di quella liturgia quando poi si sbranano tra di loro? Fratelli, noi siamo nel mondo sotto l'occhio del ciclone, noi abbiamo scelto un personaggio scomodo e stare con lui significa prendersi tutto quello che ha preso lui e allora dobbiamo veramente stare su quella soglia dell'equilibrio di maturazione della nostra umanità e anche di cercare di creare tra di noi quelle dinamiche di tolleranza, di sopportazione che nascono da un'esperienza di amore. Dio è carità, abbiamo detto, e quanta pazienza che Dio ha con noi e quanto ci sopporta. Perché? Perché quando si ama si vuole bene, si vuole la gioia, si vuole la felicità degli altri. E allora questi teologi stamattina ci invitano proprio a riflettere sul ruolo nostro oggi. Ecco, che cosa significa essere cristiani. La normale vita del cristiano, dice Graner, è una storia semplice, non è che noi dobbiamo andare a cercare emozioni, dobbiamo cercare, ci sono dei paradisi artificiali che ci danno le emozioni, ognuno poi sceglie quale vuole. È una storia semplice, senza molti avvenimenti eclatanti e spettacolari. Sta parlando un teologo di fama mondiale. Ranner afferma ancora dicendo: a mio giudizio, la normale vita cristiana assomiglia a ciò che il mio compito è questo. Ho lasciato alle mie spalle una vita di maestro di scuola che non ha conosciuto né di vertici eroici e né grandiosi sconvolgimenti. Era un top della teologia, però dice: non è successo nulla, perché ho fatto il mio dovere. Ho dato la mia risposta a Cristo. Perciò non c'è molto da dire se non all'istante cercare di fare quello che può essere chiamato molto semplicemente il tuo dovere. Purtroppo noi davanti ai doveri scappiamo, perché è una quotidianità cruda, è una quotidianità che non ci dà visibilità, è una quotidianità che ci rende anonimi e a noi questo dà fastidio, perché purtroppo se non educhiamo il nostro ego a entrare nell'umiltà non potremo mai capire le parole di questo santo uomo. Dall'altra parte dice: vivi costantemente in una maniera nuova il fatto che il mistero indicibile che chiamiamo Dio non solo governa e vive, bensì ha avuto l'inverosimile idea di avvicinarsi a te con un amore del tutto personale. È commovente. Dice: nella tua semplicità di vita, nella tua quotidianità forse che il mondo ti ignora, c'è questo Dio che ha un'attenzione di amore per te, solo per te, del tutto personale.
Allora come facciamo a dire Dio non mi vuole bene, mi ha abbandonato? Eh sì, può succedere nei momenti di scoraggiamento, però la base di fondo, queste parole ci devono dare forza. Dice un Dio che si avvicina a te con un amore del tutto personale. Io che non sono né Tizio né Caio, non sono capo di Stato, non sono capo della Chiesa, sono un semplice battezzato che vivo la fede dei banchi, lui mi ama in un modo personale. Rivolgi il tuo sguardo a Gesù Cristo, il crocifisso, solo colui che può accettare la tua vita, qualunque cosa succeda. E allora bisogna ripartire il nostro essere cristiani senza lamentarci, senza sentimenti di rassegnazione. Bisogna interrogarsi su che cosa significa essere cristiani oggi, su come agire e vivere da cristiani in questo tempo che piano piano ci stanno rubando tutti i valori, lo stanno facendo già dei vostri figli, dei vostri nipoti. La società sta uccidendo. Su quale parole trovare allora per annunciare nuovamente la fede cristiana? Ciò è possibile solo attraverso una sorta di una terapia d'urto, forte, dolorosa ma necessaria. Non continuare in un modo reiterato a praticare registri ecclesiali, pastorali e spirituali per inerzia, come se fosse tutto normale, no? L'abitudine della fede ha ucciso la fede. Ma avere invece il coraggio di rinunciare magari a molte delle nostre attività, delle nostre prassi pastorali e sacramentali per ritornare al cherigma. Qual era il cherigma? Della Chiesa nascente. Annunciare che Gesù è il crocifisso ed è risorto. Questa è la Pasqua per noi cristiani. E quando dico annunciare il cherigma, significa come i primi cristiani palpitavano dentro, i loro cuori palpitavano i loro cuori palpitavano in un modo straordinario solo a dire tra di loro: il Signore è risorto, il Maestro è apparso, il Maestro è con noi. Invece noi abbiamo riempito la nostra fede di tanta burocrazia e abbiamo svuotato la fede e di precettualismo. Invece dobbiamo ritornare a quell'esperienza mistica che non significa, ripeto, il mistico chissà che altezza, che cosa. Il mistico è quello che sente di vivere con Dio nella quotidianità, nella semplicità della vita, come abbiamo detto prima. Prendersi le responsabilità della propria esistenza, esercitare i ruoli che ha nella famiglia, nel lavoro, con lo sguardo verso Dio. Questo è il vero mistico che i nostri autori oggi ci vogliono far riflettere. Io mi auguro che queste parole, ecco, di questi teologi possano un po' suscitare in noi la voglia e il desiderio di rivedere il nostro ruolo di essere cristiani, di non rimanere indifferenti al problema di Dio, apatici, lontani, estranei o addirittura a volte increduli. Non abbiamo bisogno di presentare un Dio che dà garanzie e certezze. Abbiamo bisogno di un Dio che ci dà speranza, fiducia e attesa di una vita senza fine.